Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un inchiostro, di un camaleonte, mi verrebbe da dire, del Parker Blue Black. Allora, questo inchiostro che appartiene alla gloriosa serie Quink, ma anche, anzi a maggior ragione alla gloriosa casa Parker, è un inchiostro che non ha più i requisiti e la qualità dei vecchi inchiostri Quink, che erano veramente una delizia. Soprattutto il blu era un blu elegante, centrato, un bellissimo inchiostro. Purtroppo Parker ha cambiato molto la sua produzione, o chissà, l'attenzione alla produzione, diciamo così, tanto nelle penne che anche negli inchiostri. Però guai a parlare male di questo inchiostro, perché nella mia personalissima opinione resta un inchiostro tra quelli più attendibili nei test delle penne. Sì, avete capito bene, è un inchiostro che ha una formulazione che trovo estremamente trasparente, estremamente chiara e netta, per aiutarmi a valutare i pennini principalmente ed anche le carte, ma quelle in seconda battuta. Questo è un Blue Black. Come mai vi dico un camaleonte? Beh, è un camaleonte perché c'è qualcosa che non quadra. Questo non è un Blue Black, questa è una tinta tra l'altro molto piacevole, ma non è un Blue Black. Camaleonte perché nel momento in cui lo metto giù e con un pennino di un tipo e su una carta di un altro tipo varia parecchio, finché quando poi si asciuga si assesta e prende questo colore che però, come potete vedere, potremmo definirlo in tanti modi, visto che non è propriamente un azzurro, potrebbe essere insomma, io ci vedo una buona componente di verde oltre a quella del blu, quindi me lo sposta in quegli inchiostri tipo i teal molto pastellati, molto leggeri, un ottanio chiaro, un'acqua marina invece spostata verso il blu o l'azzurro piuttosto che il verde. Insomma, possiamo dibattere quanto volete. Cominciamo dal calamaio 57 ml, prezzo 6 euro, 6,50 euro. Ne fanno uno degli inchiostri più convenienti, perché quando abbiamo un rapporto di 5 euro per 50 millilitri, vuol dire che sono gli inchiostri nella parte bassa della classifica per quel che riguarda il prezzo, ma se funzionano bene saltano con effetto leva in cima alla classifica, ed è anche il caso di un inchiostro come questo, perché oltre alla formulazione siamo tutti un po' suscettibili della magia di un brand, di un marchio, di un logo così storico come quello Parker, di un brand che è riportato in rilievo sul tappo, quindi un tappo personalizzato, un calamaio che è un bel calamaio obiettivamente, poi bello stabile perché largo, un'imboccatura capiente, un tappo morbido da chiudere e da aprire, non si è mai incastrato, non si è mai staccato il controtappo. Insomma, sono tutte piccole cose che, se dovessi valutare soltanto queste, direi accipicchia quanto è bello, è davvero il migliore, se non fosse poi che ci sono anche degli aspetti che fanno qualche piccola macchiolina. Allora, cominciamo intanto ad osservare che cosa? Che il calamaio ha un'imboccatura ampia, ma proprio ampia, che possiamo immergere qualsiasi tipo di penna e quindi possiamo caricare tutto quello che vogliamo. Possiamo andare ad inclinare per raccogliere le ultime gocce di inchiostro. Lo spazio per spostare la penna ed inclinarla è ampio, quindi in questo senso è un calamaio ben progettato. Si può vedere pur tuttavia qualche lieve sedimento sul collo, sulla filettatura, qualche lieve sedimento che ci fa vedere come il pigmento si secchi, scusatemi, ma non è il primo video della giornata, come si secchi, ma sia un pigmento molto fine, molto sottile rispetto ad altri. In altre parole, quando evapora tutto il resto della compagnia, resta un pigmento molto asciutto. Questo lo ritroviamo anche proprio nel riscontro visivo. Una volta che si è asciugato tutto, resta solo il pigmento, che è un pigmento molto fine, ma anche in questo caso un pochettino più chiaro rispetto a quello che ci fa immaginare l'inchiostro osservato per esempio nel calamaio. Io qui vedo un bel blu, un blu anche
onesto, cioè molto aderente al nome, non vedo grandi componenti se non, come vedete, un po' di magenta, ma fa parte sempre del blu, proprio della sostanza dalla quale si ottiene il blu, e non vedo neanche una particolare viscosità, ma trovo che sia nella media, ed è proprio questo l'aspetto più interessante, insieme, che so, al Waterman, al blu della Waterman o al marrone. Anche questo entra proprio fra gli inchiostri tester. L'ho caricato su una Parker, beh, è giusto che sia una Parker Sonnet, pennino fine, un po', diciamo così, rettificato. Andiamo subito a provarla sulla carta Rhodia. No, dico, sembra questo? No. Quindi qui c'è qualcuno che bara. Questo è un blue black, questo è bello. Tra l'altro, se riuscite a vederlo con la luce con la quale lo sto osservando io, si vedono tutti gli altri componenti, per esempio magenta, questo viola addirittura, che una volta che evaporano poi spariscono. Blue black. Ve l'ho detto, un inchiostro camaleonte. Questa è una Parker. Pennino. Questa è veramente una bella penna, bilanciatissima, una penna in metallo, una cosa che poi io trovo di un'eleganza unica. Purtroppo Parker ha abbandonato un pochettino questa sua qualità. Questa è una penna che ha parecchio tempo, anche se ancora prodotta oggi in questa veste, quella laccata nera, chiamata così dall'azienda, anche se i pennini a volte si trova quello buono, a volte quello un po' meno buono. Poche parole, è un inchiostro veramente molto bello. Vediamo quanto tempo impiega per diventare in quell'altra maniera. È molto scorrevole, perché questo pennino voi non lo sentite, ma è un F che è stato portato un pochettino verso un extra fine per dargli un po' più di grinta, perché è un po' troppo arrotondato per i miei gusti. Scorre benissimo, è vero che la carta ci mette del suo. Possiamo notare già delle cose. Vedete come, innanzitutto era un po' che non utilizzavo la penna, perché l'ho caricata ormai penso ormai quasi un mese che l'ho caricata. Vedete come si è addensato l'inchiostro, e non appena è partita evidentemente l'alimentatore era già abbastanza saturo, mentre invece mi accorgo che qui che sta fluendo quello fresco nella cartuccia invece che quello un po' addensato. Questo è un problema che riscontriamo su molte penne in relazione a degli inchiostri che magari stazionano parecchio, non tanto nella cartuccia quanto nell'alimentatore. Questo è un alimentatore mediamente lungo, perché il pennino comunque è corto, e quindi quando la andiamo a riprendere la penna, sì, certo, parte, però evidentemente si porta dietro la parte, quella un pochettino più stagnante dell'inchiostro, che è nel gruppo pennino alimentatore. Una volta che poi il flusso riprende, guardate, sembrano due inchiostri diversi, perché l'inchiostro blue black sarebbe questo qua, anche se non è proprio un blue black. Perché non è un blue black? Perché trovo che sia più un blu
che un blue black, mi ricorda più altri royal blue, anche se ti faccio notare la differenza che c'è comunque tra questo, che è quello invece un pochettino già passato, rispetto a questo che è quello più fresco. Andiamolo a vedere negli altri suoi aspetti. Passa il foglio? No, assolutamente non mi è mai capitato che questo inchiostro passasse il foglio. Non mi è mai capitato nemmeno un effetto di spiumaggio. Mi piace, ve l'ho detto all'inizio, perché è un inchiostro coerente. Guardate anche il tratto come può essere sottile. Guardate però come è già diverso questo che è fresco rispetto a quello che ha già qualche minuto in più. Una volta che si è asciugato vedrete che cambierà anche questo. Andiamolo ad osservare su altre carte, come al solito blocco pigna style, per vedere come si comporta qui. Una carta diversa, più ruvida, la penna è la stessa. Andiamo a vedere la differenza, questo lo facciamo adesso. Guardate che differenza c'è. E poi una volta che si asciugherà diventerà così. Una tinta che comunque trovo molto elegante, mi piace, però a patto di essere informati, e cioè avvertitemi che poi diventerà un azzurro, una tinta jeans potremmo dire, rispetto a quello che è un blue black come mi aspetterei. E infatti me l'ero scritto, mi piace molto la tinta di questo inchiostro. Con un pennino invece più generoso, bello e strano, sì, sono tutte le mie solite così, come si dice, aggettivi o annotazioni personali, tenderebbe quasi persino a schiarire, perché viene spalmato su un tratto più ampio e perde quindi quella concentrazione del tratto che, se vado, vedete, su un pennino doppio B come questo, vado adesso a farlo, guardate com'è più scuro, qui l'ho anche macchiato, ma giusto per darvi l'idea di come sia più scuro. Quindi ecco, sappiate che deve trascorrere un po' di tempo, giusto per darvi un'idea. Questo ha quasi un mese, questo scritto, questo qua invece è molto più recente, avrà una settimana rispetto a questo, che come abbiamo visto è quello che ho fatto adesso. Andiamolo a vedere su altre carte. Per esempio, in questo caso ho una Clairefontaine, eccolo qua, il blue black scritto sempre con la Parkerson. Vado a metterlo vicino e ancora una volta trovo un blu più deciso, più profondo, solo perché è appena messo giù, quindi con tutti i suoi componenti, con tutta la parte liquida che deve evaporare. Ecco perché vi dicevo cangiante, ecco perché dico, avvertitemi che poi non è proprio un blue black, è una tinta altrettanto elegante, ma insomma non è quella che la copertina e il nome mi promette. Sulla carta Cocoa di Fabriano, che è una carta avoriata, si alleggerisce ulteriormente perché il giallo lo sposta un pochettino di più verso il verde, resta una bella tinta, però mi piace un po' meno. Ammetto che mi piace più questa tinta jeans, chiamiamola così, che trovo invece sulla carta bianca, qui me la sposta un pochettino. A quale inchiostro potrebbe essere un po' paragonato, giusto per darci un'idea un po' più ampia? Allora, non è facile, perché sono quelle tinte, per l'appunto, un po' a metà strada fra il blu, fra il verde. Mi viene in mente per esempio il Fire and Ice di Robert Oster, però come potete vedere non solo quello di Oster è più deciso come tinta, ma è anche un pochettino più vibrante e, a mio parere, osservandola dal vivo, un pochettino più intensa verso il verde rispetto a questa che si mantiene un po' a metà strada. Ancora più spostata verso il verde, sempre per continuare la nostra progressione di colore, è il Sailor Magno Yomoji. Lo Yomoji rispetto vedete, al nostro Parker è decisamente molto più verde. Ho messo insieme invece dall'altra parte, cioè andando più verso l'azzurro, più verso il blu molto chiaro, il Celtic Sea
della Pure Pen, un colore che mi piace molto. Purtroppo non è facile acquistarlo qua in Italia perché lo produce e lo vende soltanto l'azienda e pochi altri gruppi. In questo caso trovo molte similitudini, ma ci stiamo spostando verso più l'azzurro e andando a perdere la componente invece quasi del tutto quella verde, ma con una saturazione minore e un pochettino più di luminosità, troviamo l'Erwin Chianite du Nepal, altra tinta che mi piace molto, quindi credo che sia abbastanza chiaro a tutti che questa tonalità rientra pienamente nei gusti di Marco Chiari. E a voi tutti amici, grazie per aver seguito anche questo video e vi aspetto alle prossime recensioni.